ci sarà una seconda puntata con questi dati. Quindi invitiamo adesso remotamente, già connessa, la professoressa Valeria Panebianco, ordinario di radiologia in Sapienza, nonché membro del consiglio di amministrazione della fondazione. Ecco Valeria. Eccomi, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto la Fondazione per avermi permesso di stare online, ovviamente, e Andrea Isidori che, diciamo, coordina scientificamente lo SPOC 4, di cui andrò a parlare in parte, e naturalmente il coordinatore, diciamo, globale di tutti gli SPOC per Sapienza, che è il preside di facoltà, Domenico Alvaro. Allora, solo per ricordare la funzione dei work package di cui ci stiamo occupando nell'ambito dello SPOC 4, vi mostro questa diapositiva dalla quale emerge che tutti i nostri progetti sono dedicati all'elaborazione di pathway innovativi per una detezione, quindi identificazione precoce della malattia, nonché anche di screening della stessa malattia, e inoltre un approccio computazionale per lo studio, l'elaborazione e l'analisi, ma anche la messa in campo di tutti i vari, diciamo, biomarkers che possono essere individuati dall'acquisizione di imaging, di anatomia patologica, di sensori e quant'altro. Detto questo, vado nel vivo della presentazione parlando di screening. Come sapete, il tumore della prostata è uno delle neoplasie più diffuse. Uno su sette, dice il Global Cancer, ha il tumore della prostata, ma per fortuna molto spesso i soggetti muoiono con il tumore alla prostata e non per il tumore alla prostata. Ecco perché, più che per altre neoplasie, in questo senso si rende necessario uno screening importante. Abbiamo visto ormai che il PSA è uno screening opportunistico e che quindi non può in realtà fare prevenzione secondaria né tantomeno primaria di una popolazione, diciamo, estesa di soggetti. Ecco che mettiamo in campo quelli che sono i nuovi biomarkers che provengono dall'imaging, e utilizziamo la risonanza magnetica come biomarkers. Già diciamo da un anno o due anche la Commissione europea e le linee guida europee si sono sensibilizzate in questo senso, tant'è che la risonanza magnetica è al centro e dà il supporto decisionale per tutti quei pazienti che devono o non devono essere sottoposti ad una biopsia. Fantastico. E poi, come dire, nell'ambito di campagne di screening sono nati i primi due programmi a Londra. Uno si chiama Prostagram, l'altro si chiama Reimaging. Noi siamo stati in questo senso i terzi che abbiamo proposto il nostro PROSA, che è il programma di screening per il tumore della prostata in Sapienza, ossia offriamo praticamente una risonanza magnetica con un approccio innovativo, ossia senza mezzo di contrasto, quindi una sorta di fast MRI per screenare la popolazione di tutti i dipendenti di Sapienza e del Policlinico Umberto I. Come si evince da questa tabella, i risultati sono veramente promettenti perché i pattern di risonanza magnetica hanno identificato molto meglio e con diciamo, un numero maggiore di neoplasie rispetto invece all'evento, rispetto invece a quei soggetti che hanno seguito semplicemente il PSA come tool di screening. E questo è fantastico. Ecco perché abbiamo inserito questa linea tematica nell'ambito dello SPOC e quindi del work package, avendo già avuto l'approvazione del comitato etico. Per questo naturalmente abbiamo partecipato a vari congressi, abbiamo partecipato anche a diciamo pubblicazioni, alcune diciamo già avvenute, altre invece in atto. In particolare abbiamo pubblicato con un lavoro di livello 1A, perché studio randomizzato,
vero in pratica, mettendo a confronto due bracci. Uno che seguiva praticamente il percorso standard, quindi PSA, risonanza magnetica ed eventualmente biopsia, l'altro invece che seguiva direttamente la risonanza a prescindere dai valori del PSA. Fantastico, quello che vi ricordo e voglio sottolineare che la risonanza magnetica in questo caso non solo non è invasiva perché non utilizza il mezzo di contrasto, ma non da poco ha un rimborso regionale che è sicuramente più basso di una risonanza multiparametrica nella regione Lazio, soltanto 120 euro. Se pensate a un costo-beneficio che possiamo ottenere da questo tipo di approccio, vi renderete conto che è fantastico perché a fronte di tante biopsie non necessarie e quindi terapie che rappresentano il cosiddetto overtreatment, spendere 120 euro per l'identificazione di una neoplasia che può anche essere indolente, quindi trattata in maniera mini-invasiva, vi rendete conto che è veramente un vantaggio, soprattutto per pazienti giovani, ma anche per gli ospedali. Per essere ancora più chiara, abbiamo applicato questo NNT. Noi sostituiamo la T con la D, che non è treatment ma è diagnosis, e nello specifico abbiamo realizzato che dobbiamo in pratica eseguire 39 risonanze per identificare un cancro significativamente e clinicamente significativo. Dallo screening passiamo alla diagnosi precoce. Vi ricordo che è difficile dare una connotazione specifica ai biomarkers, cioè in effetti in letteratura nel mondo non c'è un biomarkers specifico che è migliore dell'altro, ce ne sono tanti che vengono saggiati nei vari studi in pratica ed ecco che qui interviene quello che è l'approccio computazionale, quindi l'utilizzo della famosa network analysis. Che cosa stiamo facendo con questa linea tematica? Mettiamo a confronto le risonanze magnetiche, in questo caso multiparametriche, con mezzo di contrasto, il test di PSA, il PSA density, che è il rapporto tra il PSA totale e il volume della prostata, dimostrazione del fatto che grande prostata, alto PSA non ci preoccupiamo, invece piccola prostata, alto PSA ci preoccupiamo e come. Allora, da questa correlazione, tra l'altro, e da uno studio di network analysis, abbiamo ottenuto ben due Mirna, in particolare il 302 e il 367, che sono disregolati e quindi rappresentativi di malattia clinicamente significativa, in altri termini più aggressiva, rispetto a quelli invece alla malattia indolente. Vedete, questo è molto importante per il tumore alla prostata perché la malattia indolente, come sapete, va a sorveglianza attiva. Il paziente non va sottoposto a prostatectomia radicale con intento curativo e questo è importantissimo, soprattutto per i pazienti giovani che evidentemente non andranno a perdere le funzioni, diciamo, importanti, quali può essere la stessa potenza sessuale. Ed ecco che abbiamo pubblicato a questo proposito anche su riviste ad alto impatto, in particolare che possono rientrare in un livello di evidenza, in questo caso 2A, mentre prima avevamo livello 1A. A questo punto abbiamo introdotto il concetto di curve decisionali, paper già pubblicato, sempre nell'ambito diciamo, di tutta questa progettualità, mettendo a confronto i vari pathway, i vari percorsi. Il primo semplicemente quello molecolare, quindi pazienti che evidentemente seguivano Mirna. Poi abbiamo il riferimento di patto e standard, quello che ad alterato PSA andava a risonanza e quindi a biopsia, e infine il patto integrato, ossia il paziente che unisce dati clinici, quindi PSA, tutti i vari tipi, i vari pattern derivanti, quindi biomarkers derivanti dall'imaging, dalla risonanza magnetica in particolare, uniti alla biopsia liquida e quindi alla disregolazione dei vari Mirna, abbiamo visto ovviamente che il pathway integrato, quindi la curva decisionale, tende francamente, definitivamente verso il pathway integrato. Ma per una patologia così, diciamo, ad alto impatto, quale il tumore della prostata, non possiamo non parlare del follow-up. Ora,
Dopo un trattamento che ha un intento, diciamo, curativo, ossia la chirurgia, quindi la prostatectomia radicale e la radioterapia, le linee guida, quelle importanti, cioè del European Association of Urology, ci raccomanda una PET PSMA in pratica, laddove il rischio del paziente è intermedio e alto e invece si ricorre a una semplice risonanza magnetica laddove il paziente è stato sottoposto ad un intervento di ad un trattamento di radioterapia e di conseguenza c'è bisogno di un'imaging che vada a guidare la biopsia. Bene, e proprio diciamo nel concetto di diagnosi di precisione che è necessaria assolutamente prima di procedere con un trattamento di precisione, qui siamo nel concetto di medicina di precisione, che abbiamo inserito questo score che si chiama PIRR o PIR, come volete, ossia la possibilità di classificare il tessuto che si vede in loggia prostatica post chirurgia e post radioterapia secondo una scala di valori da 1 a 5 che esprime la probabilità di recidiva. Lo score è stato validato su una rivista che ha un altissimo, diciamo, per quanto riguarda i radiologi è quella che ha più alto impact factor. All'epoca aveva 26, adesso dopo il Covid, insomma, come sapete, tutte le riviste sono un pochino scese e hanno un valore, diciamo, più basso. Detto questo, la cosa molto interessante che vorrei porre alla vostra attenzione è questo ICC, cioè l'Interclass Correlation Coefficient, che è 0,87, ossia c'è in altri termini, questo per i più giovani, un interreader agreement quando ci sono più lettori e nel caso specifico avevamo 4 lettori esperti. Ed ecco che abbiamo introdotto la linea tematica per quanto riguarda il follow-up, mettendo a confronto la risonanza magnetica in maniera abbastanza, come dire, provocatoria, se vogliamo, e ottimistica, me l'abbiamo messa a confronto con la medicina nucleare, quindi col PSMA PET-CT. In realtà stiamo notando, e ci sono anche pubblicazioni su questo, stiamo notando dai risultati preliminari che cominciano ad essere definitivi che per quanto riguarda tutti quei pazienti che sono di basso rischio, sia diciamo pre il trattamento che post trattamento in accordo con le linee guida, all'inizio quando c'è il rialzo del PSA post trattamento è sufficiente seguire una risonanza magnetica prima di passare a una total body PSMA che come sapete bene è più difficile ovviamente da reperire e anche ha un costo sicuramente più alto. Ecco perché anche in questo caso vorremmo delineare una serie di pathway, di percorsi. Risonanza magnetica sempre prima, quando ci sono pazienti che appartengono al gruppo di rischio basso intermedio. Definitivamente pathway 4, quindi direttamente l'esame di medicina nucleare, laddove il paziente appartiene al gruppo invece di rischio intermedio alto, prima ovviamente e post trattamento. Non c'è dubbio, l'Italia, quindi questo grossissimo progetto sulla medicina di precisione ci ha permesso di eseguire diagnosi, ci sta permettendo di eseguire diagnosi di precisione su neoplasie che impattano tantissimo sul sistema sanitario nazionale, come il tumore alla prostata. Non c'è dubbio, possiamo utilizzare l'imaging come biomarkers e utilizzare score di standardizzazione che aiutano tantissimo l'inter-reader agreement. Utilizziamo anche protocolli più veloci e mini invasivi, ma chiaramente se il tutto lo uniamo con i dati clinici, eventualmente con tutto ciò che viene dalla biopsia liquida, e per questo ringrazio il gruppo della professoressa Ferretti che si esegue questo tipo di sequenziamento, il tutto viene mescolato, analizzato e elaborato con network medicine, quindi con la network analysis che individua
cluster di pazienti con le stesse caratteristiche, ovviamente possiamo parlare assolutamente di nuovi percorsi diagnostico-terapeutici. Io avrei terminato, anche perché immagino che la cena vi stia aspettando. Sì. Grazie mille Valeria per questa bellissima carrellata.